Il circo è stupore, è magia, è sogno. Per un bambino il circo è un portale verso un mondo tutto da esplorare, da scoprire, un mondo popolato da creature e personaggi curiosi e strani. Oltre a prestigiatori, funamboli e mangiafuoco, nel mondo del circo esiste una categoria di artisti molto particolare. I freak. I freak sono persone con caratteristiche fisiche e stranezze che li rendono differenti dall'uomo comune. La donna barbuta, i maciste, i nani sono alcune delle categorie che popolano questo variegato mondo. In una parola, i freak sono i diversi. Ma entrare nel mondo del circo come freak è stata per decenni l'unica possibilità di riscatto sociale e di condurre una vita dignitosa per chi presentava qualche anormalità o bizzarria. I protagonisti di Freaks Out, ambientato a Roma nel 1943, sono appunto 4 freak. Matilde, la ragazza elettrica, Fulvio, l'uomo lupo, Mario, il nanomagnetico e Cencio, il domatore di insetti. 4 persone a cui la vita sembrava aver chiuso ogni porta, ma che trovano una seconda possibilità in Israel, un circense ebreo che li accoglie, facendoli diventare la principale e unica attrazione del suo circo mezza piotta. Tuttavia, anche il loro mondo viene sconvolto dalla guerra e dall'invasione nazista, e i protagonisti si ritrovano in una Roma occupata a cercare un modo per sopravvivere. Come ultima spiaggia, scelgono di cercare fortuna nel Zirkus Berlin, un imponente circo nazista che ha piantato le tende in città. Ma a capo di questa struttura c'è Franz, un chiaroveggente fanatico che conduce inumani esperimenti sui freak per un fine misterioso. Diretto da Gabriele Mainetti, reduce dal successo di Lo chiamavano Gigrobot, questo film rientra, come il suo predecessore, nel filone del cinema supereroistico all'italiana. Ci sono infatti diversi elementi che richiamano a questo genere e ai ben più noti cinecomic di casa Marvel e DC. Giovani protagonisti, superpoteri, azione, un villain pittoresco e stravagante ma comunque temibile ed efficace, la lotta tra il bene e il male, l'arco di maturazione e sviluppo dei personaggi nel corso dell'opera e tutti gli altri stilemi classici. Tuttavia, sarebbe limitante definire questo film un semplice cinecomic. Freaks Out è un film in cui il tocco autoriale del regista è ben presente e riconoscibile. C'è una cura particolare per gli aspetti tecnici dell'opera come la fotografia, la regia, le scenografie e la caratterizzazione dei personaggi. Inoltre si inserisce in un contesto storico a noi molto più familiare rispetto a quelli tipici delle produzioni americane, ovvero l'occupazione tedesca di Roma e la lotta partigiana. La collocazione temporale della pellicola non è pensata solo come un modo per rendere le scenografie più suggestive, ma i temi e gli elementi che questa porta con sé sono molto importanti e rilevanti nel corso del film. La fedeltà della ricostruzione storica è eccellente e il risultato finale è di gran lunga migliore di quello ottenuto da Captain America, il primo Vendicatore, film Marvel ambientato nello stesso periodo storico. Inoltre, considerando anche la crudezza mostrata nelle scene di violenza, questo film non può che far pensare al Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, ambientato nello stesso periodo storico e che condivide alcuni dei temi con questo film. Le lotte partigiane, i rastrellamenti, le deportazioni e la lotta al diverso sono tutti avvenimenti che hanno segnato profondamente la storia del nostro paese e del mondo intero e sono centrali in Freaks Out. Questi elementi sono parte integrante del cinema italiano già dai tempi del neorealismo, che viene omaggiato con un richiamo alla celebre scena di Roma città aperta. I freak rappresentano ciò che secondo le teorie naziste andava eliminato. Ebrei, albini, persone con diversità fisiche o ritardi mentali. L'ideale del Reich era quello di selezionare la purezza della razza e la perfezione fisica, e nel film questo avviene anche con coloro dotati di superpoteri, scartando ed eliminando i più deboli durante la ricerca dei migliori. I freak invece rappresentano la bellezza della diversità e il valore degli ultimi, dimostrando come anche le persone all'apparenza più insignificanti possano nascondere un grande potenziale dentro di sé. Freaks Out si rivela essere un ottimo film di intrattenimento, che però ha delle chiavi di lettura più profonde, ed un prodotto ben realizzato e molto piacevole da guardare, in grado di farci ridere, piangere e di stupirci.
Noi di Delta del Tempo vi consigliamo caldamente la visione e siamo molto curiosi di sapere quali siano le vostre opinioni nei riguardi di questo film. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima. Ciao a tutti.